Oggi vi faccio vedere come preparare miso nikomi udon, gli udon cucinati nella zuppa a base di miso. Gli ingredienti sono gli udon freschi, la coscia di pollo, i filettini di tofu, l'uovo fresco biologico, i cipollotti, le carote, i funghi shiitake, il mirin, il miso scuro, lo zucchero, shichimi togarashi che sono 7 spezie giapponesi e il brodo granulare di tonnetti essiccati. Questa è una ricetta da una porzione. Abbiamo 30 g di carote, eliminiamo la buccia e le tagliamo in diagonale di circa 2 mm. Abbiamo 50 g di cipollotti. Dopo che sono stati lavati, eliminiamo la parte con i radici e li tagliamo in diagonale di circa 1 cm. La parte verde dei cipollotti la tagliamo sottilissima e la mettiamo separatamente. Abbiamo 2 pezzi di funghi shiitake che pesano in totale 30 g. Separiamo il gambo da cappello, eliminiamo l'estremità del gambo. La parte sopra del cappello creiamo il disegno dando il taglio con il coltello steso, come potete vedere. Facendo in questo modo creiamo una stellina. Il scorso video che ho pubblicato si chiama Nabeyaki Udon, che è molto simile come ricetta. Anche in quello video sto facendo la stessa cosa per abbellire il piatto, ma potete anche tagliarli in 4 per la lunghezza semplicemente. Prepariamo circa 80 g di bocconcini di coscia di pollo. Abbiamo un prodotto che si chiamano i filettini di tofu, che si può trovare in un negozio biologico, e lo sostituisco ai filettini di tofu fritti che si chiamano aburage, che non riesco a trovare dove vivo io. Chi non mangia la carne, al posto del pollo aumentate la quantità di questi filettini di tofu. Ma in questa ricetta usiamo circa 25 g e lo tagliamo con il coltello molto steso per guadagnare la dimensione e prepariamo 3 fettine. Abbiamo un sacchetto con 3 porzioni di udon freschi e prendiamo una confezione e la apriamo con la forbice, come potete vedere. Così sarà comodo quando è il momento di mettere gli udon nella pentola. Abbiamo una pentolina di alluminio che ha un diametro di 22 cm e alta 5 cm. Per fare questo piatto più comune usare la pentola di ceramica giapponese che si chiama donabe, ma donabe che ho io a casa è troppo grande, quindi uso questa pentolina di alluminio. Nella pentolina mettiamo 300 ml d'acqua. Il miso è un ingrediente più importante di questa ricetta. Nella ricetta tradizionale viene usato il hachō miso, che sarebbe il miso stagionato, con il colore molto più scuro, quasi nero. Ma era finito quello che avevo e anche andando al negozio biologico non l'ho trovato, e per non mandare avanti la data della ripresa del video ho deciso di usare Akamiso, che sarebbe miso scuro medio, e esiste anche il miso chiaro. Se volete sapere bene sul miso e la differenza fra loro potete guardare un altro mio video che si chiama I miei ingredienti giapponesi. Attaccherò il link anche nella descrizione. Nella pentolina mettiamo 40 g di miso. Per fissare questa ricetta ho fatto diverse prove e anche cambiando tipo di miso. Quando ho messo solo hachō miso sentivo tanto il gusto forte e leggermente aspro, quindi vi consiglio 30 g di hachō miso più 10 g di shiro miso, che sarebbe il miso chiaro. Altrimenti siete liberi di fare 40 g di solo miso medio, come quello che state guardando, o solo miso chiaro, che anche era molto buono.
o metà e metà, e facendo con diversi tipi di miso troverete la vostra preferenza. Mettiamo 20 grammi di mirin. Se non avrete il mirin, metterete 20 grammi di sake oppure il vino bianco con 7 grammi di zucchero. Mettiamo 5 grammi di zucchero di canna e 7 grammi di brodo granulare di tonnetti essiccati. Mescoliamo per sciogliere bene il miso. Mettiamo la pentola sul fuoco e accendiamo il fuoco medio-alto. Mettiamo le carote e i bocconcini di pollo e mettiamo il coperchio. Quando bolle la zuppa, giriamo i bocconcini di pollo e aggiungiamo le fettine di tofu fritto, i cipollotti e i funghi shiitake. E mettiamo il coperchio e cuciniamo per 1 minuto e mezzo, sempre con il fuoco al medio alto. Sono passati 1 minuto e mezzo, apriamo il coperchio. Aggiungiamo una porzione di udon fresco in modo che le guarnizioni non rimangano sotto agli udon. Mettiamo di nuovo il coperchio e cuciniamo per 2 minuti. Dopo 2 minuti apriamo il coperchio e sciogliamo gli udon con i bastoncini e sistemiamo le guarnizioni in modo da creare la zona cipollotti, la zona funghi, la zona carote, la zona pollo e la zona fettine di tofu fritto. Mettiamo l'uovo fresco biologico nel spazio libero rompendo il guscio. Mettiamo anche i cipollotti parte verde tagliati fini. Chiudiamo con il coperchio per l'ultima volta e cuciniamo per 1 minuto e mezzo. Chi vuole che l'uovo rimanga semicrudo, altrimenti cucinerete per 2 minuti e mezzo. A me piace tantissimo l'uovo semicrudo per questa ricetta, quindi apro il coperchio dopo 1 minuto e mezzo e spengo il fuoco. E per questo motivo uso l'uovo freschissimo biologico. Se vi va bene l'uovo cotto bene, potete usare l'uovo normale. Alla fine mettiamo un po' di shichimi togarashi, che sono 7 spezie giapponesi che danno un tocco in più e si sposano benissimo con il gusto di miso. Il nostro miso nikomi udon è pronto. Si mangia direttamente dalla pentolina, quindi prepariamo la sottopentola al tavolo. Eccolo qua! Come potete vedere, il piatto è molto invitante, ha un profumo buonissimo. È un piatto perfetto per la giornata fredda e vi assicuro che questo piatto vi scalderà il vostro corpo e vi coccolerà con suo sapore incredibilmente goloso. Ora vi faccio vedere come si mangia. Itadakimasu! Prendiamo gli udon con i bastoncini e li mangiamo aspirando, facendo il suono. In questo modo possiamo tirarli su raffreddandoli. Al posto del pollo potete mettere anche la pancetta cruda tagliata sottile, e chi non mangia la carne metterete o le capesante o i gamberoni. Invece chi è vegetariano abbondate la quantità delle fettine di tofu fritto e al posto del brodo granulare di tonnetti essiccati metterete il brodo granulare di alghe kombu. Dopo che ci siamo goduti il sapore senza l'uovo, rompiamo il tuorlo. Così possiamo mettere sugli udon e crea un sapore ancora più magico e un'altra bontà spaziale. Ogni guarnizione ha preso il gusto della zuppa e sono tutti molto saporiti. È veramente piacevole mangiare questo piatto in un periodo invernale.
Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti! ごちそうさまでした。